Ciao a tutti! Ho deciso di fare un video per parlare di un argomento che in diverse occasioni è venuto alla luce durante gli incontri che ho fatto. Mi riferisco alla difficoltà di lasciarsi andare al cambiamento, anche quando si sa che è l'unica strada per poter stare meglio. Il cambiamento equivale alla libertà, ma non mi riferisco alla libertà conquistata sui campi di battaglia 80 anni fa, ma alla libertà di decidere della nostra vita. Viviamo una vita piena di convinzioni che ci portiamo dietro dalla nostra infanzia, per merito o demerito dei nostri genitori, del nostro DNA e delle nostre esperienze di vita. Purtroppo spesso, quando ci viene fatta vedere la stessa cosa di cui noi siamo convinti, ma da un'angolazione differente, cioè da un altro punto di vista che non avevamo magari previsto, non solo non l'accettiamo a priori, ma ancor peggio, non proviamo nemmeno ad andare a prenderla in esame. Inconsciamente abbiamo il terrore di vedere sgretolare le opinioni su cui abbiamo basato la nostra vita. Così, anziché provare a migliorarla, rimaniamo nella nostra sicurezza, anche se siamo infelici. Ritengo che tutto questo sia uno dei più grandi limiti alla felicità. Praticamente erigiamo un muro davanti ad un possibile miglioramento. Vorrei raccontarvi una storia, anzi, un mito, il mito della caverna. E mi piacerebbe però che provaste a riflettere per qualche istante e che magari mi scriveste nei commenti ciò che pensate, qualunque cosa sia. Immaginate una caverna, all'interno della quale ci sono tanti uomini, tutti incatenati e tutti rivolti verso il lato interno della stessa. Sono in questa situazione da sempre. Dall'esterno intravedono solo i bagliori della luce e gli eco delle voci e dei rumori della natura. Immaginate ora che uno di essi decida di rompere le catene e di risalire la caverna verso l'uscita. I rumori diventano più forti, gli eco delle voci sempre più rimbombanti, le ombre sempre più spettrali. Immaginate che paura deve aver affrontare. Si sta avvicinando ad un mondo sconosciuto e poi arriva l'imboccatura, la luce del sole che lo abbaglia. Ma quando la vista si abitua, scopre una cosa. Fuori dalla caverna è sempre esistito un mondo fatto di luce, di colori, di suoni gradevoli, di calore. Il sole, i prati, i fiori, i focolari, tante persone che parlano, bambini che giocano. Questa persona ha scoperto la felicità, ha avuto il coraggio di cambiare prospettiva, ma ora che conosce tutto questo, decide di tornare nella caverna per spiegare a tutti gli altri che si può essere felici, che c'è un altro modo di vivere la propria vita. Basta avere il coraggio di spezzare le proprie catene, le catene che teniamo purtroppo strette per scelta nostra. Purtroppo l'epilogo non è roseo. Non esiste il lieto fine. L'uomo che volle tornare nella grotta per liberare tutti gli altri venne prima deriso e poi preso per matto ed infine, siccome continuava ad essere felice per ciò che aveva scoperto, pensando a tutti gli altri che potesse minare la solidità delle loro certezze, venne ucciso. A te. Quanto vi ho raccontato è stato scritto da Platone. Si poneva queste problematiche perché le riscontrava già nel suo tempo. Sono passati tanti secoli, ma nulla o poco è cambiato rispetto alle difficoltà di apportare cambiamenti alla nostra vita, alle nostre paure, che qualcun altro possa minare le certezze su cui abbiamo basato tutta la nostra esistenza. Metterci in gioco per stare meglio è una gran fatica, ma anziché cercare la nostra felicità, troppo spesso decidiamo di crogiolarci nelle nostre insicurezze, soprattutto se sono le stesse che vivono anche altre persone vicino a noi, facendoci rimanere così nella sicurezza del branco.
ma forse sarebbe più opportuno chiamarlo sicurezza del gregge. Ecco, fare un cammino di crescita personale significa prendere le redini della nostra vita e desiderare di più. Significa lavorare su noi stessi affinché possiamo oggi vivere meglio con noi stessi e soprattutto con chi ci sta accanto ed avere un futuro migliore. Io ho iniziato a fare questo cammino. Ho provato a vedere cosa c'è fuori dalla caverna, ma sono tornato dentro per dire che se ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque. Sicuro anche che tanti secoli ci hanno reso comunque migliori. Tornate fuori anche voi. Buona vita a tutti.